Buongiorno e benvenuti a Riti ed usanze del mondo, del Museo d'Arte Cinese ed Etnografico. Ogni settimana vi condurremo alla scoperta di un paese differente, svelandone le tradizioni, i costumi e la cultura. Oggi ci recheremo in Giappone e vi parleremo della Gessa o Geisha, una figura quasi mitica della cultura giapponese. Pensate che già nel VI secolo d.C. la figura originaria della geisha esisteva. In questa fase anche gli uomini potevano dedicarsi all'intrattenimento degli ospiti durante le feste e i banchetti. Però solo nel XVII secolo d.C. la figura della geisha appare così come la conosciamo oggi. Una figura elegante, sofisticata, ma anche rigorosa e formale. La geisha attraversa dei veri e propri riti di formazione, una formazione molto dura e anche faticosa. La geisha, prima di diventare tale, è minarai, ovvero apprendista, l'apprendista che impara osservando. La mattina si dedicherà allo studio della cultura, dell'arte, della letteratura e soprattutto del canto e della danza. Al pomeriggio invece si recherà nella casa da tè con una geisha più anziana che quasi la adotta e le insegna tutto ciò che conosce. Dopo essere stata minarai, l'apprendista geisha diventa maiko. Questa fase formativa è molto importante, infatti durante questo passaggio la geisha deve imparare ad essere impeccabile. Al termine di questa fase c'è un vero e proprio rito che si chiama erikae. In questo momento il colletto della maiko, da rosso, colore dell'apprendistato, diventa finalmente bianco, il colore della perfezione. Essere geisha non è sicuramente facile, bisogna essere veramente impeccabili. Riconosciamo le geishe dal kimono, un kimono con un obi, come quello che abbiamo qui in museo, un obi annodato sulla schiena, una cintura elegante di seta. La geisha è riconoscibile da un'acconciatura perfetta, spesso adornata con fiori. E il kimono è anche molto lungo, questo perché la geisha durante il passeggio indossa zoccoli di legno molto alti con un rialzo molto importante che ne eleva la statura. Insomma, l'arte dell'intrattenimento degli ospiti è rigoroso e formale tanto quanto il momento della vestizione del kimono, che non deve essere mai spiegazzato e deve essere riposto con molta calma e delicatezza nell'armadio al termine della giornata. Insomma, quello della geisha è un vero e proprio mestiere, una professione, un modo di vita che sicuramente non si improvvisa e soprattutto in cui nulla deve essere mai lasciato al caso. Questa è solo la prima tappa di un lungo viaggio che ci condurrà alla scoperta delle culture del mondo. La prossima settimana saremo in Cina, alla scoperta dell'arte della calligrafia e dell'importanza della natura nella cultura cinese. Vi aspettiamo!